Salve a tutti. Sul banco abbiamo un Mivar donato da un parente che l'aveva in cantina e io appena l'ho visto praticamente me ne sono innamorato. L'ho collegato a una fonte di alimentazione, l'ho collegato a 220 e lo alimento, ma il televisore non dà segni di vita. A questo punto lo apro per vedere che difetto ha. Ok, ho aperto il televisore e possiamo subito notare che l'apparecchio necessita di un'urgente pulizia perché, come giustamente, avendo almeno 30 anni, un minimo di polvere nel televisore c'è, quindi diamo una bella pulizia. Poi procederò ad alimentarlo attraverso la presa a 12 volt in modo da bypassare il trasformatore, insomma lo stadio 220, per vedere se lo stesso ci darà segni di vita. Bene, ho alimentato il televisore previa pulizia dallo spinotto a 12 volt. È bene che sappiate che questo tipo di televisori ha il negativo centrale. Ho fornito una tensione di 12 volt, una limitazione di corrente a 1,6 ampere e il televisore si è acceso. Naturalmente il pulsante frontale serve solo per interrompere l'alimentazione a 220 e quindi non ha nessun effetto sulla presa centrale a 12 volt. Ora a questo punto analizziamo la parte a 220, lo stadio di alimentazione, e vediamo qual è il problema. Ho smontato il circuito di controllo e per accedere al fusibile si nota palesemente che il fusibile è saltato. Adesso provo a sostituirlo e vediamo se questo è stato solo un caso, anche se è difficile, oppure il fusibile è saltato perché magari il primario del trasformatore è in corto o c'è qualche altro problema. Ho sostituito il fusibile e ai capi del connettore d'ingresso abbiamo 226 volt. Ora vediamo, collegando il cordone di alimentazione al trasformatore, cosa succede. Il primario del trasformatore ci restituisce 56 ohm. Voglio approfittare, visto che ho smontato praticamente il gruppo di sintonia per cambiare il fusibile più agevolmente, voglio approfittare per disossidare questi potenziometri e dare una pulita all'interno. Una bella disossidata non fa mai male. Ora pulirò anche l'alloggiamento e rimonterò il tutto. E a questo punto rimuovo anche la tastiera con i suoi tasti. Gli diamo una bella pulita sotto, visto che ci siamo, abbiamo fatto 30, facciamo anche 31. Tastierino pulito e rimontato, potenziometri disossidati, la lampada che illumina la posizione del canale è fulminata. È una lampada a 12 volt vecchia, ai capi della lampada ci sono circa 10,5 volt. Non ho una lampada uguale, posso sostituirla solo con un LED. Bene, sostituita la lampada originale con un diodo LED bianco e adesso risulta illuminata la parte della selezione del canale. Ricollegato il tutto, il televisore è ripartito. Strano che questo fusibile sia saltato. Adesso non ci rimane che rimontare il tutto e controllare la geometria e se il televisore sintonizza i canali. Il televisore è ripartito. Ora bisogna fare un controllo sulle saldature e vedere questi condensatori se scaldano, perché specialmente alcuni condensatori, quelli posti sul primario del trasformatore di riga, possono scaldare. Questo è un difetto presente su questo tipo di televisori, quindi lo lasciamo in funzione e vediamo come si comportano i condensatori. Bene, dopo circa soli 3 minuti di funzionamento ho notato che il condensatore di filtro, questo qui, avrà raggiunto almeno 70-80 gradi. Questo significa che andrà sostituito. È la prima cosa che farò. Gli altri praticamente sono relativamente freddi. Mi raccomando, non fate mai queste cose, io lo faccio perché ho una certa esperienza. Ma questo condensatore praticamente è impossibile, non si può tenere la mano sopra, quindi andrà immediatamente sostituito.
Non so se lo notate, l'ho fermato in tempo, stava fumando il condensatore, fra poco sarebbe esploso, quindi lo sostituisco subito. Non so se si nota, guardate qui la base inferiore si stava cominciando a sciogliere, guardate. Ho rimosso il condensatore di filtro, lo devo tenere con le pinze perché avrà raggiunto circa 100 gradi, è un 4700 microfarad 25 volt e adesso lo sostituirò. Monterò questo al suo posto, un equivalente, un 4700 microfarad 25 volt, 105 gradi di temperatura. Bene, nuovo condensatore in pista, lasciamo il televisore ancora in funzione per vedere se emerge qualche altro problema, farò una revisione di saldature e poi controllerò la geometria dell'immagine. Questa è l'immagine, sicuramente c'è qualche taratura da fare, sia a livello di apertura verticale che di geometria. Vedo se posso dare una sistematina. Questo è il trimmer dell'ampiezza verticale. Ok, così ci siamo. Come possiamo vedere dall'immagine, sul lato sinistro del vostro televisore si vede la parte di scacchiera che andrebbe praticamente nascosta, ma invece sul lato destro la scacchiera non c'è, è come se l'immagine fosse compressa. Quindi secondo me c'è qualche altro condensatore sui circuiti di deflessione che non convince molto. Vedete, qui non c'è scacchiera perché l'immagine è anche sporcata. Qui c'è la parte di scacchiera. Dovrò fare un controllo su tutti i condensatori. A questo punto è meglio procedere con la sostituzione dei vari condensatori sullo stadio di oscillazione orizzontale e anche verticale e revisionare un po' tutte le saldature. Bene, alla fine ho sostituito questi due condensatori più questo qui. Volevo sostituire anche questi due qui, ma non avevo in scorta condensatori con una tensione di esercizio alta, ma li ordinerò e lo farò. Dopo aver sostituito quei condensatori possiamo vedere che l'immagine non è più compressa sulla parte sinistra del televisore, alla destra di voi che guardate. Ora non devo fare altro che cercare il giusto compromesso. Riparazione terminata. Questi sono i componenti che ho sostituito: il condensatore di filtro, altri condensatori vari e il fusibile che molto probabilmente è saltato perché questo andava in corto. Ho regolato l'immagine che possiamo dire non perfetta ma accettabile per un televisore di questa fascia economica. Un altro Mivar entrerà a far parte della mia collezione. Un saluto a tutti da Mr. Volt.